Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere nel titolo, in questo video vi racconto un po' della mia esperienza di portare i miei capelli naturali per l'estate. Allora, un po' di background. Io ho sempre portato le parrucche. Questa cosa delle ragazze nere che portano i capelli naturali, anche in America, è una cosa abbastanza nuova. Quando io sono venuta in Italia 3 anni fa, non era ancora così forte come un movimento in America, non era così comune tutte le ragazze con le afro, era ancora una cosa abbastanza nuova. Quando io ero piccola, mia madre ha fatto i miei capelli nelle trecce. A una certa età ho iniziato ad andare a una parrucchiera afro e lei mi ha sempre fatto le extensions sewings, like the sewing extensions, quindi come una parrucca ma è attaccato ai tuoi capelli con needle and thread. Quindi ho sempre fatto così dalla media fino al liceo quando sono venuta qua, e quando sono venuta qua e non riuscivo a trovare una parrucchiera capace a fare i miei capelli o fare i miei capelli come ho fatto a casa mia, ho imparato come fare le trecce sui miei capelli da sola e ho iniziato a portare le parrucche. Anche finora portare la parrucca è il modo più facile per me, è il mio modo preferito di portare i miei capelli, perché sono una persona molto pigra, molto indecisa. Io ho le mani corte quando viene a comprare le cose per i miei capelli. Quindi prima di questa non ho mai portato veramente i miei capelli naturali. Nessuna delle mie amiche hanno portato i capelli naturali. Normalmente tutti avevano o i capelli stirati con i chimici o i weaves. A volte i clip-in extensions con i capelli stirati, ma non era per niente comune portare i capelli naturali quando io ero al liceo e nella media. Ora c'è un grande movimento, è molto forte, è una cosa bella secondo me che ora siamo incoraggiati noi donne nere di portare i nostri capelli naturali, perché ho fatto io. Quest'estate c'era un caldo allucinante qua a Milano e non potevo più con la parrucca, non potevo sedermi qua davanti a questa telecamera senza ventilatore, senza aria condizionata, con la parrucca sulla mia testa, non riuscivo. Tutti mi chiedono: oh Mattia, come fai con la parrucca nell'estate? In realtà quando ero a Connecticut non c'era mai un problema, perché in Connecticut la clima è più fresca, non raggiunge le temperature che ho visto qua a Milano mai, e in più siamo vicino all'oceano e quindi è molto molto fresca nell'estate. In più ho l'aria condizionata a casa mia in Connecticut e c'è aria condizionata dappertutto a Connecticut nell'estate, quindi non era caldo come qua. Qua faceva caldo tantissimo, e in più, dato che c'è questo movimento di capelli afro, e il mio grande, diciamo, scusa per non provare a portare i miei capelli naturali era sempre che non avevo tempo, che era la verità. In università non avevo mai il tempo di prima imparare come curare i miei capelli naturali e poi fallo. Mentre ora che avevo l'estate libera, sto lavorando più o meno con gli orari abbastanza flessibili, ora avevo tempo, quindi ho detto vabbè, proviamo quest'estate. Un giorno a caso, un giorno caldissimo, io ho tolto la parrucca, ho tolto le trecce e sono andata a una parrucchiera afro qua a Milano che specializza nei capelli naturali. E sono andata a lei, era una bellissima esperienza, abbiamo parlato un sacco dei diversi capelli, abbiamo parlato un sacco dei miei capelli e lei mi ha dato tanti consigli utili sui prodotti e sui metodi di usare con i miei capelli. Dopo quello ho portato i miei capelli per un po', ma c'era un periodo di tipo 2 settimane in cui dovevo imparare come curare i miei capelli e anche imparare come apprezzare i miei capelli, perché quando sono appena uscita dalla parrucchiera ero tipo young, gifted and black, ero così orgogliosa dei miei capelli naturali, ero molto felice, ma tipo un giorno dopo ero tipo cosa ho fatto? Ma
cosa ho fatto ai miei capelli? E non mi piacevano così tanto più, perché non ero abituata a vedermi con i capelli così, che è un po' triste. Ma comunque c'era un periodo in cui dovevo imparare prima come curare i miei capelli così sembravano come volevo io. Questo è un afro che mi piace io. All'inizio i miei capelli non erano così. All'inizio usavo prodotti sbagliati, un sacco di acqua, non trattato i miei capelli come dovevo e erano sempre così, che non è come volevo i miei capelli naturali. Quindi ci voleva un po' di tempo, ma dopo un po', dopo finalmente trovato i prodotti giusti e il metodo giusto, riuscivo a portare i miei capelli così, che mi piacciono tantissimo, è molto comoda per l'estate, molto fresca. E niente, ho visto anche che i miei capelli sono più salutari quando sono naturali e c'è un motivo, non è perché le parrucche fanno male, è perché quando hai i capelli naturali devi per forza prendersi cura dei capelli, mentre quando hai la parrucca, se tu dimentichi di fare un braid out la notte prima o dimentichi di moisturizzarli, umidificarli, nessuno sa perché hai la parrucca sulla testa e la parrucca è bella e quindi nessuno può vedere niente, neanche tu noti che non stai prendersi cura veramente dei tuoi capelli. Mentre quando tu hai i capelli naturali, se tu dimentichi anche un giorno di fare un braid out o un twist out sui tuoi capelli naturali 4C, tutti sanno, anche tu. Quindi tu devi per forza sempre umidificare i capelli, sempre fare le cose prima di andare a letto, sempre fare le cose quando ti svegli nella mattina e questa ti aiuta di retenere la lunghezza e la salute dei tuoi capelli. Detto questo, puoi tranquillamente portare le parrucche e avere i capelli naturali salutare, ma devi ricordare di prendersi cura veramente dei tuoi capelli, non devi dimenticare. Sì, e quindi questo mi ha provato che prendersi cura dei miei capelli è una cosa molto importante e fino a appena che ho iniziato a prendersi cura dei miei capelli ho visto un cambiamento completa. Quando ho appena fatto la cosa con la parrucchiera, in realtà ho tagliato un sacco dei miei capelli. Io ho tagliato tutti i punti fini perché non mi piacevano come erano, c'era una parte più lunga, una parte più corte, non mi piacevano, quindi li ho tagliati per essere più uniforme, anche se ora c'è ancora questa parte qua che è più corta dell'altra, quindi non è perfetto per niente, ma ci sta. Li ho tagliato e nel mese in cui ero completamente naturale di agosto, tutti i capelli che ho tagliato sono ricresciuti. Questo in un mese, tipo un 3-4 centimetri di capelli sono ricresciuti. Quando ho tagliato i capelli erano qua e è arrivata qua e ora riarriva lì. Secondo me fa una grande differenza prendersi cura dei capelli. La reazione ai miei capelli naturali sul social media e anche nella vita reale era bellissima, avevo un sacco di incoraggiamento, tutti erano molto 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 supportivi dei miei capelli naturali e mi hanno fatto tanti complimenti e grazie mille perché avete fatto la transizione molto più facile, sarebbe stato molto più difficile se non avevo questo rinforzamento positivo, quindi grazie mille. Alla fine riuscivo a accettare i miei capelli naturali. Io sono perfettamente a posto andare in giro così. In realtà è un altro stile che mi piace. Un giorno quando non voglio avere la parrucca perché voglio essere più edgy, più unique, io porto i miei capelli naturali perché sono più unique e è un look che non tante persone qua hanno. È bella. Penso che è molto importante che noi possiamo accettare noi stesse. Ma alla stessa volta io penso che è anche molto importante sapere i tuoi capelli e fare la decisione come vuoi fare tu.
Io non giudico le persone che vogliono portare le parrucche, che vogliono portare le extensions, che vogliono stirare i capelli con i chimici, perché tutti hanno capelli diversi. Per esempio io, anche dopo questo, io non porto i miei capelli naturali ogni giorno, porterò ancora le parrucche. Perché? Perché ogni singola cosa che ho detto in quel video di perché porto la parrucca è ancora vero. Ci vuole ancora tempo di gestire i miei capelli, forse non 3 ore come prima quando non sapevo come fare, ma comunque 20 minuti nella notte per fare un braid out e 20 minuti nella mattina per togliersi e style i capelli. Probabilmente non avrò sempre la voglia di farlo questa cosa nella notte o la voglia di farlo nella mattina, ma se non faccio i miei capelli non sono così, i miei capelli no, sono così. Quindi ci vuole tanto tempo per di prendersi cura dei capelli 4C che ho io. Per favore, sono stanca dei naturali 3C, 4A, 4B, dicendo a me che è facile essere naturale, è facile gestire i capelli, tutto facile. No, per me un 4C non lo è. E in più ci sono un sacco di diversi 4C dentro 4C, quindi non puoi dirmi solo perché i tuoi capelli sono così che anche le mie sono così. Io ho i miei motivi per cui porto i miei capelli in un modo specifico e anche tutte le altre donne hanno. Non penso che i capelli sono una cosa che tu puoi giudicarmi, su cui tu puoi giudicarmi. Non puoi dire che io sono meno nera o meno orgogliosa di essere nera solo perché non porto i miei capelli così ogni giorno. È stata una bellissima esperienza. Ho scoperto un nuovo modo di portare i miei capelli, nuovo, ma non lo porterò così ogni giorno, sia perché sono una persona che piace il cambiamento, sia perché è più facile per me portare le parrucche anche ora. Niente, se tu non hai mai portato i tuoi capelli naturali e sei una donna nera, vi auguro veramente di provarlo. È un'esperienza veramente bella, è una cosa che nessuno può togliere da te. Quando tu sai fare e tu sai come trattare i tuoi capelli, penso che è una bellissima cosa. Lo so che probabilmente per i miei iscritti bianchi non potete capire, perché probabilmente i miei iscritti bianchi sanno come trattare i suoi capelli, i loro capelli, mentre per noi donne di colore nere è un po' più complicato. E quindi non lo so, per me è stata un'esperienza bellissima e ho imparato di accettare 100% me stessa da sola. Non è che qualcuno mi ha detto un giorno, oh Tia, tu devi andare natural, quindi sono andata natural. No, l'ho fatto perché volevo provare e a me piaceva. Tu puoi anche provarlo e non piace, ma almeno così puoi dire sempre che era così per te. Se volete più video sui miei capelli naturali, tipo i prodotti che ho trovato e diverse risorse italiane per i capelli naturali, mi dite. Non voglio che questo video sia troppo lungo, quindi fermo qua. Like and subscribe if you guys haven't already, and I'll see you guys in my next one.